Buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Come potete vedere, il nostro piccolo Betta Machaensis ha un problema per quanto riguarda la vescica natatoria. Come vedete nuota male, praticamente dritto, quindi dobbiamo armarci per poterlo aiutare. Naturalmente il riscaldatore, piccolo acquario a 18 litri, lo mettiamo nella mensola sopra così riusciamo bene a fare il tutto. Ci prepariamo per filmare tutto l'occorrente, svuotiamo un po' d'acqua perché così quantomeno utilizzeremo un po' d'acqua del vecchio acquario per non causare fonti di stress a livello di chimica. Naturalmente poi mischiamo con un po' di acqua osmotica pulita. Riscaldatore, mi raccomando, a 28-29 gradi. Naturalmente aspettiamo che vada alla stessa temperatura dell'acquario. Utilizziamo il Dressamor, che è un medicinale antibatterico, quindi cerchiamo di vedere se tutto ciò funzionerà. Mettiamo le gocce che sono scritte nel foglio illustrativo e poi naturalmente, ragazzi, mischiamo un po' il tutto. Ma dopo tutto ciò c'è la parte più difficile, andare a recuperare il nostro piccolo Betta. Naturalmente abbiamo messo un po' di cibo per poterlo prendere in tempi brevi, ma come potete vedere ci abbiamo piegato un pochino ed eccolo lì in tutto il suo splendore, poverino che non sta affatto bene. Cerchiamo di aiutarlo sperando che si riprenda nel più breve tempo possibile. E adesso, una volta che è arrivata a temperatura la nostra vasca di quarantena, appoggiamo naturalmente il nostro pesciolino, piccolo aeratore con naturalmente poche bolle, qualche foglia di quercia per il rilascio di tannini e acidi umici, prodotti naturali che sono eccellenti per la salute dei nostri pesci. Come potete vedere, questo povero piccolino fa fatica a nuotare, sperando che tutto ciò possa aiutarlo a farlo sentire meglio. Bene, adesso dobbiamo aspettare qualche settimana. In teoria dopo 7 giorni il pesce già dovrebbe essere guarito, quindi di conseguenza giornalmente vedremo la sua trasformazione. Naturalmente questo video l'abbiamo fatto anche per mostrarvi come si risolve un problema inerente alla vescica natatoria. Innanzitutto non è una cosa che ci siamo inventati, abbiamo chiesto naturalmente cosa dovevamo fare. Naturalmente ci hanno consigliato di metterli in una vasca separata, come avete visto, in modo tale che il pesce possa riprendersi con calma e magari evitare di creare problemi alla vasca di per sé. Quindi ragazzi, adesso giornalmente vedremo questo sviluppo. Adesso un piccolo vaso in modo tale da dargli una specie di riparo, copertura in cui si può appoggiare, può stare nascosto, non troppo visibile, così il pesce non si stressa e in teoria dovrebbe facilitare il tutto. Adesso aspettiamo a vedere come si comporta. La situazione del giorno 3 del nostro piccolo pesciolino. Vediamo, sembra che faccia un po' meno fatica a nuotare. Adesso vediamo un po' il da farsi. Cosa si fa? Al terzo giorno, cambio parziale dell'acqua, circa un 30%, mettiamo acqua pulita e fresca, così metteremo altre, in questo caso 3 gocce del medicinale, che in teoria dovrebbe fare effetto come si deve. Se nel caso, dopo questi giorni, arriviamo al settimo e ancora non nuota come si deve, bisogna rifare tutto da capo. In realtà, quando la vescica natatoria è ben infiammata, ci vogliono dai 7 ai 14 giorni, così mi è stato detto. Adesso noi facciamo questo cambio d'acqua. Ok, siamo al giorno 8, aggiornamento del nostro Betta Machaensis. Ieri, che era il giorno 7, abbiamo naturalmente ricominciato con la dose del Dressamor, abbiamo messo 5 gocce, come potete vedere su questa vasca che ieri era fino a qua, ci sono i segni dell'acqua. Oggi abbiamo fatto un abbattimento della superficie, abbiamo tenuto più o meno 7-8 cm, in modo tale, come ci è stato consigliato, da poter sollecitare il pesce a nuoto orizzontale piuttosto che verticale,
E adesso in teoria dovrebbe servirci ancora una settimana in modo tale che il pesce possa riprendersi come si deve. Adesso vi facciamo vedere come è messo. Eccolo qua, che si vede, come potete vedere tutto sommato il nuoto c'è, risponde ai solleciti, fa ancora fatica a nuotare, come potete vedere. Naturalmente la luce gli dà un po' fastidio oggettivamente, però sembra che ci sia qualche miglioria. Ora dobbiimo aspettare che il medicinale faccia effetto. Di solito ci dovrebbe piegare su una settimana, ma bisogna capire adesso se è un'infezione batterica oppure no. Adesso in teoria nel giro di pochissimi giorni dovrebbe riprendersi completamente. Se nel caso non dovesse migliorare, ci è stato consigliato di provare anche con dei piselli sbollentati, vedere se magari è una leggera un'infiammazione dovuta a un'occlusione intestinale, quindi che ha peggiorato un po' il tutto, cosa che però non ci sembra, perché in realtà quando c'è un'occlusione intestinale poi il pesce tende a galleggiare, cosa che non c'è, l'appetito non gli manca, naturalmente gli sta dando da mangiare pochissimo, nella speranza di aiutare la vescica a guarire. E adesso ragazzi aspettiamo nei prossimi giorni. Ok, come avete visto sono passati 13 giorni, il pesciolino ahimè non si è ripreso, nel senso che la vescica natatoria non si è disinfiammata, nonostante 2 cicli di Dessamo, quindi bagni di sale, temperatura 27 gradi, areatore e quant'altro. Niente, abbiamo naturalmente chiesto chi di dovere, ci è stato detto che ahimè è difficilissimo che ora il pesciolino possa riprendersi, naturalmente. Purtroppo non sappiamo neanche l'età effettiva, non sappiamo se abbia sui 2 anni, onestamente, perché quando ci è stato dato naturalmente non si sapeva l'età di base, quindi sospettiamo che sia intorno ai 2 anni, di conseguenza niente, adesso il pesciolino. Adesso stiamo pensando se rimetterlo nella vasca grande oppure allestirgli questa vaschetta da 18 litri solo per lui, in modo tale che il pesce non si stressa, sta però tranquillo per i fatti suoi, senza troppo stress. Quindi adesso valutiamo un attimo tutto il da farsi e naturalmente, se nel caso, lo vedrete in un altro progetto. Naturalmente ragazzi, se avete delle idee oppure delle soluzioni alternative, fatelo sapere nei commenti che agiremo di conseguenza. Naturalmente ragazzi, per ora per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, commentate, condividete. Tutto ciò serve per poterci aiutare a crescere naturalmente e per poter portare altri nuovi contenuti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!